Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami. Bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima metà di marzo 2024. E abbiamo la morte, amici della bilancia, periodo di tagli. Quando c'è la carta della morte di solito si parla di tagliare con qualche tipo di pensiero, qualche tipo di atteggiamento, qualche tipo di anche comportamento. Molte volte diciamo è necessario lasciare indietro certi schemi di comportamento per letteralmente rinascere, che è un po' quello il senso della morte, no? Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del 2024 e per le tarot pratiche del 2024. Queste sono letture sugli affetti in generale, possono riguardare la famiglia, gli affetti piuttosto che le amicizie. Io vi darò una linea guida di come si muoverà l'energia nel periodo e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. Bene, andiamo a vedere che energia c'è disponibile per la prima metà di marzo. Abbiamo la carta della giustizia, fante di bastoni, 8 di spade, ok, abbiamo il mondo, il giudizio, un 3 di pentacoli, ne manca una, e un asso di coppe. Ragazzi, partiamo da questa giustizia. C'è come la necessità di riequilibrare certe cose, può essere una giustizia fisica, quindi che parli di burocrazia, probabilmente qui tra la morte e la giustizia c'è da, perché sono due carte che tecnicamente anche la morte ha la spada, no? Quindi è come se ci fossero o da fare dei tagli o da regolarizzare appunto delle cose. Abbiamo anche il fante di bastoni. Qui sento che è come se mancasse un po' di spinta, un po' di entusiasmo, vedendo anche questo 8 di spade. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo dalla giustizia. Abbiamo una regina di spade, di nuovo una carta che taglia, cioè la regina di spade ha questa spada sempre in alto proprio perché è pronta. Poi abbiamo un asso di bastoni e un 7 di bastoni. Qui potrebbe essere anche un contratto, eventualmente, che dà inizio a una nuova passione, a un nuovo hobby. È come se ci fosse un movimento, ok? Andiamo a vedere il fante di bastoni. Allora, abbiamo un 3 di bastoni e un 2 di pentacoli. Potrebbe esserci un progetto, eventualmente, ragazzi, in ballo. Vi dico, essendoci il 2 di pentacoli potrebbe anche essere più di un progetto, però ripeto, o questo, se questo fante di bastoni, per esempio, facesse riferimento alla vostra persona di interesse, potrebbe esserci come, diciamo, un entusiasmo limitato da parte dell'altra persona. Oppure nel caso, foste per esempio impegnati nel gestire più cose, potrebbe essere che per questo nuovo progetto, insomma, ci sia questa sorta di stanchezza, arretrata, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo mondo che abbiamo già qui e un asso di denari. Che interessante. Qui è come se perché l'asso di bastoni c'è all'inizio del periodo, quindi effettivamente un'azione, un movimento lo vedo, ma poi è come se
si volesse un certo tipo di risultato, mi vien da dire. Di solito quando c'è l'otto di spade è perché ci si sente un po' vittima della situazione o della relazione o comunque di certi pensieri che si fanno, no? L'otto di spade è una carta fondamentalmente di autosabotaggio, quindi è il modo di pensare ehm, che è un po' intossicato, se vogliamo. Può essere, per quello che riguarda questo nuovo inizio o questo completamento, perché qui vedo tutte e due le cose, qui ci sono i nuovi inizi, ma anche i completamenti. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo il 7 di coppe e la regina di pentacoli. Mm. È come se ci fosse una sorta di, come vi posso dire, sovrappensiero o per quello che riguarda una possibile distanza, un possibile compimento, una possibile realtà fisica. Ripeto, secondo me c'è una preoccupazione che parte da questo contratto, da questa regola potrebbe essere, da questo accordo, che può avere a che fare appunto con questo nuovo progetto o con questo nuovo inizio. Andiamo a vedere il giudizio. Allora abbiamo il 9 di coppe e il cavaliere di coppe. Qui di nuovo si parla di emozioni, si parla di sentimenti, si parla di appagamento. Allora ragazzi, se per caso state aspettando una chiamata da qualcuno, devo dire che potrebbe esserci un movimento. Io qui sento che le cose potrebbero veramente, come vi posso dire, fiorire. Tutto sta, secondo me, a cambiare un pochettino questo modo di vedere le cose. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, come se dovesse tagliare con un'attitudine un po' troppo, come vi posso dire, negativa. Allora, per il 4 di pentacoli abbiamo il 6 di coppe e il 9 di spade. Allora, qui ho come l'idea, ragazzi, che per arrivare a questo appagamento abbiate come la necessità di proteggere, mi viene da dire il lato genuino di voi, per qualcuno potrebbero essere i figli, soprattutto se per esempio è un matrimonio dove ognuno dei due, scusate, ho usato la parola matrimonio? Perché vedo la giustizia, ok? Quindi se qualcuno potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere una convivenza, potrebbe essere un nuovo contratto. Non vedo tanto la convivenza in sé, però prendetela come se fosse il contratto. Ho come la sensazione che ci debba essere come una sorta di tutela nei confronti dei figli. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Allora, abbiamo la torre, un 3 di pentacoli e un re di coppe. Guardate ragazzi, credo che qui con la torre ci sia come una caduta delle barriere, perché se no non mi spiego questo asso di coppe, è un po' come dire, ok, perché qui effettivamente c'è la preoccupazione per un qualche cosa probabilmente inerente al passato, ma avete l'otto di spade cioè, secondo me è quello che appesantisce questo continuo pensare, non lo so, la vita è brutta piuttosto che la vita è ingiusta, perché qui c'è un qualche questione che ha a che vedere con la giustizia, piuttosto che c'è anche col 3 di pentacoli una sensazione di non farcela, ma con il re di coppe c'è anche la maturità necessaria per affrontare tutto questo periodo, tutta questa
situazione, nuova situazione mi verrebbe da dire, perché qui avete comunque tre assi, avete due mondi, la morte, la giustizia, il giudizio, quindi è come se ci fosse una fase di trasformazione. Ripeto, se fosse una situazione nuova, magari con una persona, potrebbe essere un po' tentennante all'inizio, ma poi piano piano, vi dico, continuando a difendere i vostri valori e quello in cui voi credete, si potrebbe sviluppare in qualche cosa di carino, ragazzi, di carino. Ehm, non vedo particolari attinenze al gruppo familiare, però magari per qualcuno è risuonato anche così. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi una zona d'ombra da poter illuminare. Ok. Wow, appuntamento. Vi ricordo che qui c'è un bellissimo cavaliere di coppe. Ragazzi, le letture sui single e poi nello specifico quello delle coppie sono già online. Le trovate nell'elenco dei video, ok? Sono le scelte, la lettura a tre scelte con i segni zodiacali. Allora, qui parla di incontrare qualcuno di nuovo. Qui è come se arrivasse un'offerta, no? Un appuntamento, un incontro. Sì, sì, vi parla proprio di un appuntamento, ok? E poi qui abbiamo... Uh, oh, che bello. Sono le fedi nuziali. Parla di unione, parla di matrimonio, parla di connessioni di anime, di amore eterno. Qui rivedo un po', questa cosa con il 6 di coppe e di una promessa che è per sempre. Wow, ma che belle carte, ragazzi. Andiamo a vedere un lato d'ombra. Separazione e paura. Uff, e la paura arriva un po' dalla separazione, no? È come se ci fosse paura della separazione, mi viene da dire. Avete paura di separarvi, soprattutto se qualcuno deve affrontare questo viaggio di cui si parlava qui, magari per questo nuovo progetto, per questo nuovo contratto che c'è stato, potrebbe esserci appunto una paura alla separazione, devo dire. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo per sviluppare l'amor proprio. Oh, carta numero 9, coraggio. Questa figura letteralmente fa il salto da una roccia all'altra, no? Mi viene un po' in mente la carta del matto, anche se poi a livello di energia è un po' quella della forza anche. Allora, l'ip non mi ricordo che cosa vuol dire, non l'ho neanche cercato, però comunque è un po' come traggo ispirazione dal mio coraggio, cerco il mio coraggio o vivo attraverso il mio coraggio, una cosa del genere. Amici della bilancia, spero che la lettura vi sia stata utile. Vi dico, non è male, non è male, anzi, si parla di nuovi inizi, nuovi anche con una certa intenzione, ok? Perché l'asso di bastoni mi fa proprio pensare al fatto che ci sia una nuova intenzione. Qui abbiamo appuntamenti, qui abbiamo gli anelli di fidanzamento, c'è questa proposta, c'è questo invito, ehm, tutto promette bene, ma toglietevi da questa paura di separazione, mi viene da dire. Ok? Perché qui vi appesantisce un pochettino il modo di pensare, ecco.
Va bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento, con un like. Se avete piacere potete iscrivervi al canale oppure condividere il video. E nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi un'email oppure abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!